Disclaimer, questa è una top 10 che fa riferimento ai miei gusti, alla mia esperienza e alla mia infanzia, a ciò che sono più legata. Ora che lo sai, possiamo iniziare. Ciao a tutti, oggi vi faccio una lista dei giochi per PlayStation 1 che mi sono piaciuti di più. Ho fatto una cernita in realtà perché veramente avevo un sacco di materiale da portare, comunque di cui parlare. Purtroppo trovandomi in America non mi è possibile avere copie fisiche, ma in realtà questa è solo una scusa perché io non ho mai avuto le copie fisiche originali dei giochi perché la mia PlayStation 1 era molto speciale, come credo quella di altre persone che stanno guardando il video. Allora, partiamo dal 10° posto, Jinx. Questo è un gioco molto di nicchia, uscito soltanto in Europa ed è anche uno degli ultimissimi giochi ad essere stati rilasciati per PlayStation 1. E Jinx è uno su 2 giullari di cui parlerò oggi in questo video. Lui ha un compito che è quello di salvare il re e la regina del pianeta Plug dalle grinfie di alcuni pirati cattivi, eccetera eccetera. Diciamo che questo è l'obiettivo principale del gioco. Il gioco non presenta dialoghi e questi vengono sostituiti da dei fogli di pergamena che possono spiegarti l'obiettivo di quel determinato livello oppure riportano ciò che un personaggio vuole dire a Jinx. E per la cronaca Jinx non parla, non può comunicare con nessuno. È uno spettacolo a livello visivo e anche molto fluido, motivo per cui uno riesce a orientarsi con molta facilità, cosa che non succede con altri giochi tipo Tomb Raider di Angel of Darkness, con cui mi sono trovata malissimo. Diciamo che non è il massimo della fluidità, però vabbè. A livello di saturazione, di colori, questo gioco mi ricorda tantissimo Spyro. Il problema con Spyro è che io non ho avuto la possibilità di giocarci tante volte perché il disco, se in un primo momento si incantava, in un secondo momento proprio ha smesso di funzionare, quindi ciao. Anche per questo non è in questa classifica, però devo dire che quei ricordi di me mentre giocavo a Spyro erano molto positivi, però non ho mai finito il gioco, non ci ho giocato così tante volte come questo gioco ad esempio. Per quanto riguarda il combattimento con i nemici, questo è molto comico, molto bambinesco, con tanto di stelline che... no, le stelline, cos'erano? Gli uccellini che girano intorno alla testa, era molto carino, un gioco molto simpatico per dei bambini, ma io ci giocherei tranquillamente anche ora, solo che non lo sto trovando da nessuna parte però. Un'altra cosa, c'erano tantissimi enigmi, puzzle e tante volte questi erano molto difficili, quindi io rimanevo lì bloccata giorni, settimane, dicevo come cavolo si risolve? Però vabbè, ero anche molto piccola, magari erano semplici e oggi ci sarei riuscita. Non ci metto la mano sul fuoco perché io comunque ho bisogno del mio tempo, in queste cose sono molto lenta. Passiamo alla 9ª posizione, in cui c'è 40 Wings, o 40 Wings, io l'ho sempre chiamato 40 Wings. Nella mia ingenuità da bambina di 6 anni, posso dire che credevo che questo gioco fosse relativo alle Wings, sbagliando ovviamente. Anche per questo l'ho scoperto. Dopo un disappunto iniziale ho continuato a giocare perché ero rimasta molto incuriosita e affascinata dal fatto che i protagonisti di questa storia fossero effettivamente 2 bambini, proprio come lo ero anch'io a quei tempi. Il gioco inizia con i 2 bambini, che sono fratello e sorella, che vengono messi a letto dalla loro mamma. E quest'ultima inizia a raccontare loro la classica favola della buonanotte, però questa era una favola particolare, non le solite cose che vengono raccontate. Comincia a raccontare di queste 2 tipologie di creature. Abbiamo le Winx, che sono non le fatine di Alfea che pensavo io, ma sono le creature che si occupano di far fare dei bei sogni alle persone. Dall'altro lato però abbiamo anche le Hoodwinks, ossia delle creature che fanno sostanzialmente l'opposto, quindi fanno fare gli incubi alle persone.
Nonostante l'esistenza delle Hoodwinks, le Winx cercheranno sempre di ripristinare la situazione, quindi di rendere quelli che sono nati come incubi dei sogni tranquilli. Cambio di scena. Vediamo un signore che è uguale, preciso, la copia sputata di Scrooge, e nessuno me lo può togliere dalla testa, sempre pensato. E questo signore sostanzialmente non riesce a fare sogni tranquilli, non riesce a dormire, eccetera, eccetera. Quindi ordina al suo scagnozzo di rapire le Winx, perché se lui non riesce a fare dei sogni tranquilli, cioè, perché devono farli gli altri? Quindi incubi per tutti, ciao. Ovviamente qual è il nostro obiettivo? Quello di recuperare tutte le Winx, ma come lo facciamo? In un modo estremamente figo. Allora, il gioco inizia in casa loro ed è proprio lì che è possibile trovare dei portali verso altri luoghi, tante location differenti. Nel corso del gioco ogni personaggio ha la possibilità di trasformarsi in tantissime cose diverse, tipo una principessa, un cavernicolo, un ninja, un robot. Ce n'erano sicuramente altri, c'era una cosa assurda. Ho voluto parlare di questo aspetto delle trasformazioni, che secondo me c'entra proprio il punto del gioco. Cioè, rappresenta effettivamente la linea sottile che vi è tra realtà e sogno. Figo. Menzione d'onore all'orologio, cioè quell'orologio faceva dei versetti che erano veramente inquietanti, quindi cioè un gioco per bambini, eccetera eccetera, salviamo creature positive perché ci sono le creature negative, e poi mi mettete l'orologio che fa quei versi che non vi so neanche descrivere, cioè era veramente una cosa inquietante. Poi ho scoperto un fatto interessantissimo su questo gioco. Guardando la copertina ho letto Move Over Mario, che significa spostati Mario. Questa cosa era tra virgolette ed era firmata dal magazine ufficiale Nintendo. E ho detto, ma in che senso? E quindi sono andata a cercare, per lo più perché volevo sapere tutto il dramma che c'era con Mario, magari i programmatori, che so, che ci avevano screzi. No, cioè in realtà è venuta fuori tutta un'altra cosa. Questi sono tutti articoli che servono per promuovere il gioco per la console Nintendo 64, cosa che però non è mai successa, o perlomeno è successa, ma nel 2018, e quindi abbiamo aspettato quasi 20 anni, a occhio e croce. Ma questo perché? Perché quando il gioco è uscito per la PlayStation 1 non ha riscosso il successo sperato, quindi che cosa hanno fatto? Invece di andare ad investire altri soldi per le cassette della Nintendo 64 che costavano molto di più dei dischi per la Play, hanno scelto di non farne più niente, perché non sarebbe stata un'opzione redditizia. Let's move over all'8º posto, che è Harry Potter, la pietra filosofale, una pietra miliare e non filosofale della mia infanzia, cioè sia dal punto di vista cinematografico che dal punto di vista videoludico. Ricordo con tantissima malinconia quei momenti che solo un disco e una console potevano regalarti, ossia il gioco non parte o il gioco si blocca nel bel mezzo della partita. Questo gioco era uno di quelli che si bloccava nel bel mezzo di una parte, che fortunatamente era la parte iniziale. Per chi non dovesse ricordarlo, c'era una narrazione con tutte le pagine che scorrevano e andavano avanti, che partiva da quando Harry è stato lasciato a casa dei Dursley fino ad arrivare all'esito, ecco, del cappello parlante. Se il gioco mi si bloccava in quella parte specifica, potevo spegnere e riaccendere per altre 1000 ore. Quelle volte però in cui il disco decideva di funzionare regolarmente, il gioco era una figata pazzesca, cioè me lo ricordo che ero contentissimo lì a giocare, che bello, funziona. C'erano delle task da completare, e chiaramente dovevi completarle perché il gioco non continuava altrimenti. Io nello specifico mi bloccavo in una parte molto semplice per alcuni, cioè non lo so, per me era una parte ostica, la parte del Quidditch iniziale,
in cui c'erano dei cerchi in cui tu dovevi entrare ed era una sfida a tempo, quindi se non completavi il tutto in tempo, niente, potevi riprovare all'infinito, cosa che è successa anche a me. La cosa estenuante di questa prova non era soltanto il fatto che io fallissi miseramente, ma che dopo il mio misero fallimento ci fosse Madame Aboom, sì, vabbè, penso che il nome fosse quello, che stava lì a tipo giudicarmi, no? Tipo, no, non va bene. Cioè, mi ricordo che questa c'aveva delle battute che, cioè, mi facevano sentire veramente una fallita, cioè, come dire, era umiliante. Poi vogliamo parlare del setting, veramente? Cioè, era fenomenale, era proprio come ti immagini la scuola anzi, come io mi immaginavo, la scuola di Hogwarts, al di là delle riprese all'interno del film. Era una cosa fantastica, tipo destreggiarsi da un corridoio all'altro. Poi c'era tutta l'atmosfera che era uguale a quella del primo film, anche del secondo, se quelle luci calde, era proprio un'atmosfera troppo bella. Lei è indescrivibile, io sto cercando di descriverla e sembra una cretina, però nel senso sto cercando di farvi percepire la stessa cosa. Nel gioco è possibile esplorare tanti posti, tipo le aule delle lezioni di pozioni, incantesimi, la biblioteca, il cortile, poi cosa c'è? Ah, c'erano le aule segrete, c'è una figata pazzesca. Prima di passare al prossimo gioco, però, volevo farvi un regalo. Flipendo! Bene, adesso cambiamo completamente mood con il sesto posto, perché ho intenzione di parlarvi di un survival horror che non è troppo scontato, e sto parlando di Dino Crisis. Ricordo ancora la prima volta in cui io ci ho giocato e sono sicura, fermamente convinta, di avere meno di 10 anni. Il panico si poteva toccare con mano, cioè mi spunta un dinosauro così all'improvviso. Dovevo immaginarmelo perché, cioè, la copertina letteralmente diceva Dino Crisis, ma non è che io nella mia testa dicevo Dino significa l'abbreviazione di dinosauro proprio. Io metto un gioco così per provare e mi spunta un dinosauro e gli ho detto ma in che senso? Cioè, calmiamoci. Non so se era più angosciante il setting, che era molto cupo, oppure gli intermezzi di entrata nelle stanze e di uscita dalle stesse. Perché? Perché se tu eri in una stanza tranquilla, cioè tipo questa è la stanza in cui sei tu e qua c'è l'altra stanza, ok? Tu sei qui nel chilling, cerchi le cose, fai un po' di esplorazione così. Entri nell'altra stanza e c'è un dinosauro che fa un bordello allucinante, che ha già praticamente decimato i tuoi compagni, ci sono arti per terra, c'è sangue, il dinosauro chiaramente fa casino e tu sei lì con l'ansia. Eccomi, bellissimo. Però se devo trovare un punto a suo sfavore, devo dire che non è un gioco molto fluido, non c'è una grossa mobilità. Io non sono abituata a questo genere di gioco con questa agilità. Anche Resident Evil ad esempio ha la stessa caratteristica, però poi non è un grosso problema, alla fine ti abitui e manco ci pensi. Allora, la storia e la missione iniziano nell'isola di Ibis, che fa parte della Repubblica di Borginia. Sostanzialmente l'obiettivo è quello di trovare uno scienziato che è creduto morto, catturarlo e fine. Sostanzialmente era questo l'obiettivo, però questa cosa non risulta essere semplice a causa di alcuni avvenimenti misteriosi che accadono da millenni all'interno di quest'isola. Di dinosauri ve l'ho già spoilerato, però voi non siete come me, nel senso, se leggete Dino Crisis capite che si tratta di dinosauri effettivamente, quindi il problema è stato mio. Però dai, c'avevo meno di 10 anni, che potevo pensare, leggevo Dino Crisis, dicevo, ora con un po' di tono, perché giustamente uno è laureato in lingue, cioè ostentiamo questa laurea. Arriviamo al posto numero 5, troviamo
Pandemonium. Allora, io sono ossessionata da questo gioco. L'avrò giocato un numero spropositato di volte, c'è proprio una cosa veramente esagerata. È magico, è colorato, è divertente, è veloce, è a metà tra il 2D e il 3D, figo. E poi ogni livello, man mano che vai avanti, cambia di difficoltà e quindi uno si ritrova a farli e rifarli un numero spropositato di volte. La trama, beh, niente di che. C'erano una strega novizia e un giullare, proprio come Jinx, e combinano un casino enorme con gli incantesimi e quindi evocano un mostro assurdo che in un solo boccone mangia un intero regno, e questo mostro è uguale a Carletto dei Sofficini. Mi ricordo che era fighissimo saltare sui nemici, proprio come si faceva in Mario, però non potevi saltare su alcuni nemici, tipo quelli del livello 3. Io ancora me lo ricordo che questi cosini del livello 3 non ti permettevano di passare, cioè copiavano ogni tua azione, tu saltavi e loro saltavano nello stesso momento, quindi era ostica la situazione. E quindi una volta, presa dal nervosismo, ero a casa di mia nonna, prendo il joystick, pa! E lo butto a terra, totale. Mamma mia, mia nonna mi ha urlato contro, mi ha cazziata, un inferno. Però lei non se lo ricorderà mai tutto questo. Poi veramente, come ho già detto, era coloratissimo, era un piacere giocarci con questo gioco sinceramente, quindi per questo ne ero ossessionata. Però anche qua un gioco di nicchia che non tutti conoscevano, quindi quando parlavo con i miei amici dei giochi, stai giocando a questo o l'altro, io sto giocando a Pandemonium, che cos'è? Trasferendoci al quarto posto, parliamo di un gioco che non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Tomb Raider 1. Se penso alla me piccolina che gioca alla Play, è impossibile non ricordarmi di tutte le volte in cui sono rimasta bloccata nello stesso punto per mesi. Non aggiungo altro, no scherzo, devo ancora parlare di lei. Sarà stata la colonna sonora, sarà stata la trama intricata ogni capitolo, saranno state le ambientazioni sicuramente mozzafiato, sarà stata l'attitudine cazzutissima di Lara, saranno state anche le bocce di Lara, cioè sinceramente, per chi ha vissuto in una caverna. Lara Croft è una archeologa di successo inglese ed è semplicemente la protagonista di questa non posso dire infinita perché magari fosse infinita, di questa serie di videogiochi. In questo primissimo capitolo la storia ruota intorno alla ricerca di un manufatto di nome Scion di Atlantide. Questa ricerca viene commissionata da una donna d'affari molto ricca di nome Jacqueline Nadla. E non dico altro perché, cioè, se non ci avete giocato, cioè giocateci, raga. Cioè, come fate a non aver giocato a Tomb Raider? Cioè, tipo, è la mia vita, vi prego, fatelo. Allora, per descrivere il gioco, che cosa posso dire? È caratterizzato da rovine, da grotte, da templi, da trappole mortali, sicuramente. Cioè, questo è Tomb Raider. Cioè, c'è anche tanto altro dietro, ossia l'ossessione di alcuni fan per il petto di Lara. C'è anche da dire però che il marketing fatto in questo senso era qualcosa di assurdo, cioè una rivista ha giurato di possedere il codice che avrebbe spogliato completamente Lara, lasciandola non completamente, perché l'avrebbero lasciata soltanto con lo zainetto, con gli stivali e con le pistole. Ma invece questo si è rivelato essere solo un pesce d'aprile. Ne ho un'altra. Allora, dopo l'uscita del primo capitolo è stata pubblicata su un sito una fan-made patch chiamata Nude Raider, in cui semplicemente c'era Lara che giocava normalmente, era il gioco normale con la patch che rendeva Lara senza veli.
Diciamo che gli sviluppatori di Tomb Raider non erano molto contenti della cosa, direi anche giustamente, e quindi di tutta risposta hanno buttato giù il sito che ospitava questa patch. Nel capitolo successivo, ossia Tomb Raider 2, gli sviluppatori hanno annunciato l'esistenza di un codice. Questo codice avrebbe reso finalmente contenti i fan e avrebbe reso finalmente Lara senza veli. Questo codice però alla fine risulta essere nient'altro che una condanna per Lara, visto che la faceva esplodere. Eccoci alla top 3. Allora, questo è uno dei giochi che più mi ha fatta sentire vicina da un punto di vista umano al protagonista. Si tratta di Oddworld Abe's Odyssey. Quando giocavo questo titolo mi sentivo assolutamente in dovere di salvare Abe e tutti i suoi compagni, perché provavo una pena assurda, cioè provavo dei sentimenti così strazianti che spiegarveli a parole non avrebbe lo stesso valore. La sua vocina, la tenerezza con cui raccontava la sua storia all'interno dell'introduzione del gioco, anche le condizioni di vita che era costretto a vivere insieme a tutti i suoi compagni, cioè era una cosa indecente per una bambina. Cioè io ero sempre una bambina in tutto questo e giocavo a questi giochi. Una menzione d'onore va fatta ai suoni utilizzati nel gioco e anche alla musichetta, cioè tu, suoni, mamma mia, veramente una cosa bellissima. È stato fatto un bel lavoro anche in questi dettagli, perché dal momento in cui entri in gioco fino al momento in cui concludi la partita ti senti parte del tutto, cioè tu entri a far parte della dimensione di Abe. Il gioco inizia mattato Eternia durante un turno lavorativo di Abe, che è il protagonista, e fa parte della razza dei Mudokon. Bene, durante questo suo turno lavorativo scopre che i Glakkon, ossia i suoi datori di lavoro, diciamo a livello gerarchico la razza in una posizione un po' più alta rispetto ai Mudokon. Questi Glakkon avevano l'intenzione di utilizzare i Mudokon per un nuovo snack chiamato New and Tasty, e questo è il nome che prenderà la versione rimasterizzata del gioco. Purtroppo Abe verrà scoperto mentre cerca di fuggire e si può dire che lo scopo del gioco è proprio questo: scappare. Si è in un continuo stato di fuga, non si può stare mai tranquilli se non per qualche intermezzo, quindi oltre alla voce tenerissima, alla sua storia, alle condizioni lavorative che era costretto a vivere, ma anche per questo suo perenne stato di fuga, io empatizzavo da impazzire con questo personaggio. Ogni volta che ricordo questo gioco, vado su YouTube, guardo il gameplay, mi resta un senso di vuoto, mi sento in colpa, tipo, oddio, devo assolutamente salvarlo, devo fare in modo che ce la possa fare. Se vi dicessi che in questo gioco è difficile non spammare mosse, a voi cosa viene in mente? A me viene in mente Tekken 3. Mi credereste se vi dicessi che da un numero indefinito di anni, a intervalli regolari, mi vado a guardare lo stesso identico video in cui c'è un combattimento tra Lily e Xiaoyu. Questo combattimento viene da Tekken 6, però non da Tekken 3. Non posso fare altro che ringraziare la persona che ha postato questo video, anche se poi non ha più postato da 10 anni, no, da 13 anni a questa parte. Cioè è come se fosse un comfort movie ormai questo video. La qualità è quella che è, ma alla fine il succo quello è. Passando alla trama, abbiamo Heihachi Mishima, il proprietario di una potente multinazionale, la Mishima Zaibatsu, che risveglia il dio della lotta, ossia Ogre.
dopo essersi risvegliato dalla caccia a tutti i combattenti più forti del mondo per assorbire il loro potere e ucciderli chiaramente. Ciò lo rende indubbiamente una minaccia e quindi tutti i personaggi del gioco decidono di iscriversi ad un torneo per cercare di fermarlo. Il torneo si chiama King of Iron Fist Tournament 3. L'ho detto con lo stile di Tekken 5, e questo torneo viene organizzato proprio da Heihachi Mishima per cercare appunto di catturare il mostro. I personaggi con cui giocavo più spesso erano Law, Xiaoyu, Nina ed Eddie, sì. Ma il mio personaggio preferito in assoluto era Anna, la sorella di Nina per l'appunto, e le due non si potevano vedere, infatti amavo il dramma tra queste due sorelle, in combutta chiaramente per questioni familiari. In quasi ogni capitolo del gioco c'erano due finali, uno che favoriva Anna se giocavi con lei e l'altro che favoriva Nina se sceglievi lei come personaggio. Ah, e ovviamente avevo anche una crush, Warren, e non mi dilungherò oltre. Ed eccoci qua all'ultimo classificato, o dovrei dire ultima classificata, perché sto parlando ancora una volta di Lara Croft. Nel quarto capitolo della serie si chiama The Last Revelation. Il gioco è prevalentemente ambientato in Egitto, in dei luoghi oscuri, claustrofobici, da morire, angoscianti, sì, perché no, e aveva degli effetti sonori inquietantissimi, ti fanno sentire osservata, ti fanno sentire da sola. Non è come Tomb Raider Legend, ad esempio, che c'è Zip che va, ti fa la battuta ogni tanto, cioè tipo Tomb Raider Legend te lo giochi in modo più spassionato, cioè questo è proprio un gioco serio, cioè tu ogni volta che giochi sai che è un gioco serio. Ah, e ci sono le mummie che tossiscono. What? Sì, tossiscono. Però credo di aver trovato una risposta. La polvere, che ostruisce le vie respiratorie di questi individui vecchi di migliaia di anni. Anche qui bisogna fare una menzione d'onore, ma proprio la menzione d'onore, più menzione d'onore, che l'ho detto 6.000 volte in questo video almeno, alla colonna sonora. Cioè, fino ad oggi, perché io ancora oggi ci gioco, cioè l'ho comprato su Steam apposta, piango. Cioè, non piango, piango dentro, ho la pelle d'oca e ho gli occhi lucidi. Allora, il gioco è molto lungo, molto complicato, ed è questo il motivo per cui mi sono appassionata. Ultimamente sto riscontrando un problema con altri titoli, perché non lo so, sarà che sono stata svezzata da questo gioco data la sua durata, però non lo so, mi sembrano ormai troppo brevi alcuni giochi. Preferisco far passare dall'inizio del primo livello fino alla fine del gioco mesi e non una settimana, 2 settimane. Cioè, cercando Tomb Raider 4 long play su YouTube, a me i primi 2 video che sono spuntati sono uno di 10 ore e un altro di 12 ore, quindi quella è la cosa. Fate voi. Certo è che dipende anche tantissimo dal tempo che si ha a disposizione per giocare, perché io ad esempio non ne ho avuto sempre molto. By the way, il gioco è ambientato in Cambogia nella prima parte. Vi è una Lara ragazzina, inesperta, minorenne, in compagnia di Werner von Croy, ossia il suo mentore. La restante parte del gioco è ambientata nel 1999 e, come ho già detto prima, è ambientata in Egitto. Ah, e chiaramente non vedo l'ora che esca la remastered. Siamo giunti alla fine di questo video e se siete arrivati fino a qua vi ringrazio tantissimo, perché è sempre bello, no, essere ascoltati da qualcuno, soprattutto quando si parla di qualcosa che ti appassiona tantissimo, come in questo caso. Quindi vi ringrazio tanto e niente, vi aspetto al prossimo video. Ciao!